Ti sei mai trovato in una situazione, mentre parlavi italiano, in cui ti sei chiesto: "Devo dire ciao o buongiorno? Devo usare il tu o il lei?" In italiano ci sono delle regole sociali, spesso non scritte, che guidano il modo di parlare, che può essere formale o informale. Oggi ti mostro come riconoscere queste situazioni e come sentirti sicuro quando parli in italiano. Ciao, sono Maria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. In italiano spesso la scelta tra tu e lei può cambiare completamente il tono di una conversazione. Vediamo quindi quali sono le differenze tra una conversazione formale e una informale. Ma prima di iniziare, vuoi venire in vacanza in Italia e conoscere le frasi e le parole principali da usare durante il tuo viaggio? Scarica la mia guida gratuita. È un piccolo manuale dove puoi trovare le frasi e le parole principali da usare quando vieni in Italia. Trovi il link per scaricare la guida nei commenti al video. Inoltre, se vuoi vedere altri video come questo, iscriviti subito al canale per sostenerlo. Ma ora iniziamo a vedere come funziona una conversazione informale in italiano. Il modo di parlare informale è quello che usiamo nelle conversazioni più spontanee. Il tono che usiamo con gli amici, con la famiglia, con le persone della nostra stessa età o con persone più giovani di noi, con le persone che conosciamo, quando ci troviamo in contesti rilassati e informali. In questi casi parliamo con le persone usando il tu. Alcune frasi informali sono queste: ciao, come stai? Che fai di bello questo fine settimana? Ti chiamo più tardi. Vedi? Nelle prime due frasi il soggetto del verbo è tu. Ciao. Tu. Come stai? Tu. Che fai di bello questo fine settimana? A volte il tu non è il soggetto del verbo, ma è espresso nella frase attraverso i pronomi utilizzati, come nel terzo esempio: ti chiamo più tardi, che è come dire chiamo te più tardi. Nella frase ti chiamo più tardi, questo ti è il pronome diretto per sostituire la persona tu. In entrambi i casi, sia quando usiamo il soggetto tu, sia quando usiamo i pronomi diretti o indiretti che si riferiscono alla persona tu, noi parliamo con questa persona usando la seconda persona singolare, tu. Questo significa che stiamo parlando in modo informale. Il saluto che usiamo in contesti informali è ciao. Ricorda che ciao è usato solo in situazioni informali. Non dire ciao a una persona che non conosci o a una persona che incontri per la prima volta, perché potrebbe essere maleducato. Quando parliamo in modo formale, invece,
parliamo usando il pronome lei, quindi la terza persona singolare. Usiamo lei in tutte le situazioni che consideriamo formale e in particolare quando parliamo con persone più anziane di noi, con persone che non conosciamo e che incontriamo per la prima volta, in contesti professionali o ufficiali, ad esempio quando parliamo con il nostro capo o quando siamo a un colloquio di lavoro o ancora quando parliamo con il nostro dottore. Usiamo lei anche quando siamo in negozi o ristoranti, quando non conosciamo le persone che lavorano in questo luogo. Alcune frasi che puoi usare in situazioni formali sono queste. Buongiorno, come sta? Mi scusi, può aiutarmi? Piacere di conoscerla. Vedi? Nelle prime due frasi il soggetto del verbo è lei. Buongiorno, lei come sta? Mi scusi, lei può aiutarmi? Anche in questo caso la forma formale può essere espressa nel soggetto e quindi nel verbo che utilizziamo, oppure nei pronomi diretti o indiretti che utilizziamo all'interno della frase, come nel terzo esempio. Piacere di conoscerla, che è come dire piacere di conoscere lei. Dico piacere di conoscerla perché la è il pronome diretto che sostituisce la persona lei. Un'altra cosa che devi sapere è che lei prende sempre il verbo alla terza persona singolare e si usa lei sia quando parli con un uomo sia quando parli con una donna. Ad esempio, posso dire: lei è italiana? Oppure lei è italiano? Vediamo insieme la differenza tra una conversazione informale e una conversazione formale. Immagina di essere in un bar. Sei in un bar che conosci bene le persone che ci lavorano e conosci il barista. In questo caso puoi parlare in modo informale e chiedere: ciao, mi fai un caffè? Se invece vai in un bar che non conosci, dove non conosci le persone che ci lavorano e le vedi per la prima volta, la domanda deve essere formale e quindi dici: buongiorno, mi fa un caffè, per favore? Vediamo ora che cosa puoi dire quando fermi un passante per strada per chiedere informazioni. Se vuoi chiedere informazioni a una persona che ha più o meno la tua età oppure è molto più giovane di te, dici: scusa, sai dov'è la stazione? Se invece chiedi informazioni a una persona che è molto più grande di te, devi usare la forma formale e quindi puoi chiedere: mi scusi, sa dirmi dov'è la stazione?
Vediamo che cosa puoi dire invece quando incontri una persona nuova. Se la situazione è informale, ad esempio sono a una festa, a casa di amici, parlo in modo informale e per presentarmi dico: ciao, io sono Maria. Se invece la situazione è formale, dico: buongiorno, piacere di conoscerla. Mi chiamo Maria. Facciamo ora un esercizio insieme. Io ti descrivo alcune situazioni e tu dovrai pensare se parlare in modo formale o informale in questa situazione e dovrai immaginare che cosa dire. La prima situazione è questa. Sei per strada e vuoi sapere l'ora. Vedi passare una signora di 80 anni o comunque più anziana di te. Come le parli? In modo formale o informale? E che cosa le dici? Metti il video in pausa e rispondi. In questo caso le parli in modo formale. Ad esempio, le puoi dire: scusi, sa che ore sono? Vediamo la seconda situazione. Sei in un parco e incontri una persona della tua età con un cane bellissimo. Vuoi fargli i complimenti. Come le parli? In modo formale o informale? E che cosa le dici? Metti il video in pausa e rispondi. In questo caso parli in modo informale. Ad esempio, puoi dire: ciao, che bel cane che hai. Come si chiama? Vediamo la terza e ultima situazione. Sei in farmacia e hai bisogno di qualcosa per il mal di testa. Ti rivolgi alla farmacista che non conosci. Come le parli? In modo formale o informale? E che cosa le dici? Metti il video in pausa e rispondi. In questo caso parli in modo formale. Ad esempio, puoi dire: buongiorno, ha qualcosa per il mal di testa? Prima di salutarci, voglio darti alcuni consigli per sentirti più sicuro quando non sai se parlare in modo formale o informale. Il primo consiglio è questo. Se non sai se la situazione è formale o informale, ti consiglio di iniziare a parlare con il lei e quindi usando il modo formale. Puoi sempre cambiare il tuo modo di parlare in un secondo momento, quando senti come ti risponde l'altra persona. Il secondo consiglio è questo. Se la persona con cui stai parlando vuole usare il tu, sarà lei la prima a dirtelo, dicendoti: diamoci del tu. Il terzo consiglio è questo. In Italia, in contesti lavorativi, di solito si usa il lei e solo in un secondo momento, quindi dopo un po' di tempo, si passa a usare il tu. Mentre questi sono alcuni errori da evitare. Dare subito del tu al tuo capo o a una persona più grande di te. Dire ciao in situazioni troppo formali. Confondere scusa con scusi. Infatti scusa è informale. Scusi è formale. Se ti capita di sbagliare e usare il tu invece del lei, non ti preoccupare. Puoi sempre sorridere e correggerti in modo gentile, dicendo: scusi, volevo dire lei. Questa autocorrezione sarà molto apprezzata.
Devi sapere inoltre che in Italia la formalità non si esprime soltanto attraverso le parole, ma anche attraverso il non verbale, quindi attraverso il linguaggio del corpo. Ricorda in particolare queste cose. Nelle situazioni informali si usano più gesti e movimenti con le mani. Nelle situazioni formali il contatto visivo è presente, ma è un po' più contenuto. Quindi non fissare negli occhi per lungo tempo una persona che non conosci. Tra amici si tende a stare fisicamente più vicini, mentre con sconosciuti si mantiene una distanza. Infine ti dico una piccola curiosità culturale. Negli ultimi anni in Italia è molto più frequente usare il tu, ma il lei rimane comunque fondamentale per mostrare rispetto. Parlare in modo formale o informale non è una regola matematica, è qualcosa che si impara con la pratica. Quindi ti do 3 consigli per migliorare in questo aspetto. Ascolta come parlano gli italiani. Osserva le loro reazioni. Non avere paura di fare errori. Un piccolo sbaglio ti aiuta ad imparare. Ora sai come parlare in una situazione formale e informale in italiano. La prossima volta che incontrerai un amico o un collega italiano, ti sentirai molto più sicuro a parlare. Ricorda che la lingua non è solo grammatica, ma anche cultura e relazioni. Con il tempo parlare diventerà sempre più naturale e spontaneo. Se hai delle domande su questo argomento, lasciami un commento qui sotto e se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al canale. Ci vediamo nella prossima lezione.